Va bene Fabio, allora niente, procedo con qualcun altro. Mi dispiace. Oggi vi racconto del mio primo licenziamento. Sapevo che sarebbe accaduto prima o poi, ma non pensavo così presto. Mi chiamo Roberto Ricotta e sto provando a diventare il primo italiano della storia a creare una video storytelling agency dall'altra parte del mondo. Nelle puntate precedenti ho avviato il mio business da videomaker a Sydney, bussato porta a porta per trovare clienti, conquistato il primo local così, raccontando tutto su questo canale e attirando l'attenzione della nicchia di italiani a Sydney. Ho trasformato un pizzaiolo in superstar, fatto video per falegnami, artisti, costruttori, ristorazioni e tanti altri tutti italiani e, siccome voglio anche lavorare con i local, ho aperto un profilo in inglese, realizzato di non avere abbastanza tempo perché faccio tutto solo, ho assunto Davide, mio ex collega delle Iene, per aiutarmi a montare video e pubblicato un annuncio qui per trovare qualcun altro sul posto. Testato un nuovo ragazzo, licenziato dopo la sua prima settimana e questo nuovo percorso si chiama da videomaker ad agency, format che non so che cazzo di direzione prenderà. Prima che prendiamo conclusioni affrettate voglio specificare che nella storia di oggi non c'è né un buono né un cattivo, giusto o sbagliato. Il motivo per il quale documento tutto del mio business è per poter tenere traccia dei miei progressi ma anche degli errori che faccio, così da riguardare poi tutto a mente un po' più serena, anche perché in situazioni come quella call non ero proprio freschissimo. Oggi voglio farvi un po' un recap delle ultime settimane e di come sto gestendo questa creazione della mia agency in Australia, condividendo il come sono arrivato a questa idea, quello che sto facendo per concretizzarla, ma soprattutto tutti gli errori che sto facendo, includendo quello che ha portato a questa call. Capitolo 1. Un nuovo inizio. Chi guarda i miei video da un po' di tempo avrà notato che già quando ho preso il mio studio per questo business in Australia a fine 2023 già prevedevo la creazione di un team. Difatti una delle 2 scrivanie presenti lì era proprio dedicata ad un futuro collaboratore che mi avrebbe affiancato. Come mi è venuta però l'idea di creare un'agency visto che le cose da videomaker qui mi vanno bene? Beh, la risposta è che sono 15 anni che faccio sto lavoro e diciamo che soprattutto dall'esperienza qui in Australia mi sono reso conto che sono in una parte della mia carriera dove preferisco forse condividere piuttosto che fare tutto completamente solo. Lo faccio già qui online in totale trasparenza, ma lo voglio fare anche nel mio business offline. Sogno sessioni di surf la mattina seguite da brainstorming e poi produzioni di video incredibili. Qualcuno di voi potrà dire per me Robby tu vuoi solo un amico, sì, il lavoro ti serve ma tu hai bisogno di un amico. Cioè io non confonderei lavoro e amicizia, anche perché quello che sto cercando un amico non te lo dà. Voglio costruire una visione lavorativa insieme a qualcuno. Il potenziale di questa cosa è incredibile e me ne sono reso conto l'unica vera volta nella mia carriera in cui ho fatto team con qualcuno. Quando lavoravo in televisione, insieme alla Iena con la quale lavoravo abbiamo fatto squadra e abbiamo creato cose incredibili. Io ho imparato tantissimo da lei, spero anche lei da me, però la cosa più importante è che abbiamo fatto una cosa che da soli entrambi non avremmo potuto fare. È proprio vero che l'unione fa la forza. Capitolo 2. Il mio salvatempo. Ci sono voluti 5 mesi dall'inaugurazione di quel fantastico studio prima di mettermi proprio all'opera nel cercare qualcuno. Questo perché ovviamente madre natura e gli alluvioni australiani hanno un po' rallentato i tempi e sono stati mesi molto difficili perché nel frattempo, grazie anche ai video che faccio come questo, il mio business è continuato a crescere. Chiamiamolo un problema buono, però io sono uno solo. Considerato il fatto che ho dovuto cercare anche un nuovo ufficio, fare 200.000 inspection qui a Sydney, trovare posti dove vivere è molto difficile, ho fatto un passo indietro e ho detto ok Roberto, che cosa posso fare per migliorare la mia attuale situazione? Ho diminuito la quantità di video che faccio online per investire quel tempo risparmiato nel analizzare la mia produttività. Iniziando da semplici pianificazioni settimanali ho capito che io sbaglio 3 cose. 1. Surfo troppo e ad orari e luoghi completamente sbagliati. 2. Faccio schifo nel capire effettivamente quanto tempo servirà a fare determinati task. 3. Il cibo. Sapete bene che da un po' di anni a questa parte tengo tantissimo alla mia salute e cucinare buon cibo e andare soprattutto al supermercato tra il traffico di Sydney mi leva tanto tempo. Se il primo punto l'ho risolto evitando di andare a surfare durante entrata e uscita dalla scuola, che qui è un caos a Sydney, e andando in spiagge dove ci sono parcheggi più facili da trovare, e se il secondo punto l'ho risolto con una bellissima whiteboard e con tanta dedizione e test, per il terzo, quello del cibo, visto che il McDonald's non è un'alternativa per me, in mio soccorso è arrivato HelloFresh.
Lo sponsor di questo video. HelloFresh è un abbonamento settimanale senza vincoli che si adatta perfettamente alla tua routine e al tuo stile di vita, con una box ricette che ti arriva a casa con tutto l'occorrente per realizzare piatti incredibili e sempre diversi. Ogni settimana scegli le ricette dal menù, come nel mio caso che ho scelto delle opzioni light carb che richiedono il meno tempo possibile per prepararle, così poi posso subito tornare a montare video senza blocco. E guardate qui, ingredienti super freschi. C'è ovviamente la mia amata sweet potato. Guarda sto pollo! È incredibile! È buono. Abbiamo questa ricetta da fare: chicken con broccolini, sweet potato e una salsina. Non sono mai stato un grande tagliatore. E voilà, ci siamo! Il nostro piattino salutare con pollo, broccoli, sweet potatoes, leggero, ricco di proteine. Abbiamo risparmiato tempo perché ci sono stati una mezz'oretta circa. Non siamo dovuti andare al supermercato. Mi è arrivato tutto a casa. Che dire? Approvatissimo. Se volete provarlo anche voi, vi basta cliccare il QR code che metto qui da qualche parte o il primo link in descrizione. Usando il mio codice Roberto50 avrete la prima box scontata del 50% più la spedizione gratuita e il 25% di sconto sulle successive 3. Così che una porzione così vi venga a costare a partire da 2,23 €. Il tutto super flessibile, senza vincoli. Se volete potete modificare l'abbonamento o metterlo in pausa se siete via. HelloFresh approvato. Con l'ottimizzazione delle mie giornate lavorative sono finalmente riuscito a ritagliare del tempo che mi serviva tantissimo per poter appunto mettere in piedi questa figura dell'agency. Tempo che ho subito deciso di reinvestire in alcune consulenze strategiche che ho fatto con i ragazzi di Marketers. Dopo sessioni di ore e ore dove abbiamo definito la scala di valore sia del mio business online che di quello offline, siamo arrivati alla conclusione che ok, io mi posso ritagliare tutto il tempo che voglio, ma devo iniziare ad assumere gente che mi dia una mano con l'operatività. Sei italiano, vivi a Sydney e sogni di lavorare nel mondo della content creation? Bene, allora ascolta attentamente questo annuncio. Capitolo 3. L'errore. Non mi era stato detto di procedere così da Marketers. In realtà ho fatto di testa mia. Loro mi avevano proprio consigliato di usare la job board nel loro sito, dove ci sono un sacco di professionisti che studiano i loro corsi, sono certificati e insomma si va sul sicuro. Però io avevo sta cosa in testa, io volevo qualcuno che venisse nella mia community e che soprattutto non solo mi desse una mano col marketing online, ma che fosse presente un minimo qui a Sydney. Infatti l'idea di reinventarmi come videomaker in Australia nasce proprio dal fatto che dopo un anno passato qui mi sono iniziato a rompere le palle di fare video solo online e di non avere proprio mai contatti lavorativi con persone fisiche. Insomma, l'idea mia è quella proprio di almeno una volta alla settimana, insomma, uno si becca e fa del lavoro assieme, ma del lavoro no coworking, lavoro assieme, cioè lavoriamo assieme io e te. E credevo di aver trovato la persona giusta con Fabio. Lui era perfetto proprio perché aveva un passato nel marketing. Facevo l'head of marketing per un'azienda, ovvero mi occupavo un po' di tutto perché c'ero solo io, dalla gestione dei contenuti, dalla realizzazione, le ADV. Bingo, la persona giusta, credevo, e l'ho subito coinvolto nelle call con Marketers, proprio per condividergli tutto il piano di strategia del mio business dalla A alla Z. I ragazzi di Marketers gli hanno dato dei task, questi che fa insomma l'impressione che avrebbe dovuto fare nel giro delle prossime 2 settimane, e in più io volevo che ci incontrassimo una volta alla settimana, così che mi desse un po' una mano con shooting dei miei video Instagram, così da avere un piccolo supporto tra riprese e poi montaggio. Aggiungo una cosa dal futuro perché mi sono reso conto di non essere stato super chiaro. Faceva un ibrido di lavoro, avrebbe dovuto fare un ibrido di lavoro tra marketing online e content creation, dove il marketing era la sua skill principale perché l'aveva fatta già in passato, aveva già fatto un pizzico di content creation, però voleva imparare tanto, soprattutto di editing, strategie eccetera. Per questo volevo che ci incontrassimo, cioè per questo per me lui era la persona perfetta, volevo giusto specificare. Passiamo al prossimo capitolo. Capitolo finale, licenziamento. Non voglio farvi ascoltare la call integrale per motivi di privacy di Fabio ovviamente, e nemmeno voglio tanto stare qui a specificarvi il motivo per il quale mi ha detto in call. Quindi mi stai dicendo che non mi riesci a garantire il lavoro? Quello che voglio condividere con voi è un po' la mia ipotesi e soprattutto quella che è stata la minchiata che ho fatto io, cioè il mio errore. Dopo la prima giornata di formazione che avevo documentato qui sul canale, io gli ho fornito un sacco di materiale. Gli ho dato il mio SOP dove c'era scritto praticamente tutto il workflow della mia content creation, inclusi i link di video inediti che ho registrato proprio per lui, dove effettivamente gli facevo vedere
come fare il lavoro, sia dal punto di vista di editing sia dal punto di vista appunto di riprese, che era la roba che lui tanto voleva imparare. Al primo shooting l'ho visto un po' stanco, l'avete anche notato voi, e l'editing poi una volta tornato a casa gli ha preso veramente un sacco di tempo. Ci sta, era le prime armi ed era proprio quello che mi aspettavo. Io ero pronto ad investire. La mia ipotesi è che questi ritmi qui, questo approccio a un nuovo mondo che comunque è super veloce e io sono un treno, l'hanno spaventato. Non è quello che mi ha detto lui ha avuto altre motivazioni, ovviamente non ve le voglio condividere per motivi di privacy, e ci sta. Adesso, bella domanda. L'esperienza con Fabio mi ha insegnato 2 errori che spero di non commettere mai più. Errore numero 1: smettere di scrivere. Nell'ultimo periodo io avevo completamente smesso di scrivere i miei video. Questo sì, per una questione di esperienza, tanti anni che lo faccio, sono 15 anni che faccio video e tanti anni che sono qui sui social, però questo è stato un grosso problema. Uno, perché vabbè, in primis è la base di voler comunicare agli altri, voler comunicare a un team, condividere e potenzialmente poter delegare anche qualcosa, cioè hai bisogno di scrivere i tuoi procedimenti ma anche gli script, perché sennò veramente lo spiegare a parole diventa super complicato. L'errore di smettere di scrivere non lo spero commetterò mai più. Il secondo errore, che è quello diciamo più strettamente connesso a come è andata l'esperienza con Fabio, è stato quello di assumere chi non è già stato formato. Idealmente per me si può fare questa cosa perché io sono disposto a investire il mio tempo per appunto formare qualcuno da zero, ma al tempo stesso mi rendo conto che è un one shot con un ritorno negativo potenzialmente molto alto, perché come nell'esempio con Fabio non voglio vederlo questa come perdita di tempo, perché tutto quello che ho fatto con lui poi me lo sono ritrovato, come potete vedere, nel voler tornare a scrivere, scandire meglio il mio workflow. Però non è detto che tu quando prendi a lavorare qualcuno con te lavorerà con te per sempre, e io non mi posso permettere di fare questo procedimento 5 volte se saranno 5 nei prossimi 2 anni le persone che cambierò. Vorrei creare un sistema dove potenzialmente, come fanno i ragazzi di marketers con la loro job board, creare delle opportunità e investire magari un po' di più all'interno delle mie academy, girando contenuti fatti in un certo modo, condividendo certi aspetti che ancora non ho condiviso lì dentro, per far sì che formo potenzialmente gente che potrebbe lavorare con me. Ho deciso di fare un passo indietro. Il passo indietro è questo: la prima cosa che ho fatto è stato decidere di non fare mai più quello che ho fatto tramite il video su Instagram di recruiting, e soprattutto senza prima testare le persone. Ho pensato di non mischiare più le figure, cioè non prendere uno che fa marketing ma che vuole fare imparare pure content creation, perché quando mescoli cose che magari non c'entrano un cazzo, anche se io sono dell'idea che il videomaking, la content creation e il marketing dovrebbero andare di pari passo. Io sto studiando tantissimo marketing proprio perché mi aiuta a fare content marketing. Io quando faccio video per i miei clienti mi chiamano per fare i video, loro li fanno perché vogliono crescere col loro business tramite pubblicità online, e per fare pubblicità, oltre che essere un ottimo storyteller, devi avere le basi nel marketing. Questa piccola premessa è importante farla, però di base, almeno per quello che è lo stage attuale, ho deciso che mi focalizzerò su figure verticali, e che per il momento la figura del content creator, fino a quando non sistemerò la parte di academy attraverso la quale selezionerò questa persona, smetterò di cercarla. Troverò, cosa che ho già fatto tramite la job board di marketers, un full stack marketer che fa solo marketing per i miei business, sia quello online che quello offline. Al momento l'agency, la Ricotta Agency, composto da me e Davide, che in questo momento sta montando questo video, e poi la persona che selezionerò adesso settimana prossima ai colloqui con i ragazzi di marketers, che si occuperà appunto di marketing. E nel frattempo ristrutturerò anche l'academy in modo tale che nel giro magari dei prossimi, non lo so, 3-6 mesi potrò finalmente trovare qualcuno che sarà però qualificato, deciso, vorrà davvero iniziare a collaborare. Adesso è andata così con Fabio, può essere pure che se avessi scelto un'altra persona, questa persona sarebbe stata un sacco di tempo. Infatti ai ragazzi che si sono candidati, non preoccupatevi, terrò sempre in considerazione un po' la vostra candidatura, però è fondamentale, adesso sto facendo un passo indietro, che primi
prima e valuterò le vostre skills e il vostro mindset prima ancora di iniziare a parlare, perché a parlare tutti siamo bravi, tutti vogliamo vivere a Sydney, lavorare nel mondo della content creation e surfare. Però una cosa c'è da dirla, che tra il dire e il mare, l'oceano, c'è di mezzo il fare, e il fare richiede tempo, richiede sacrifici, richiede tanto sbattimento. Qui con questo non voglio dire che mi aspetto di trovare una persona che si sbatte più di me, perché è ovvio, questa sarà pur sempre la mia agency e è difficile trovare qualcuno che spinge quanto spingi tu, e magari la figura che potrà far per me un giorno potrà essere un co-founder, ad esempio, e magari lì cercarlo proprio australiano local. Non lo so, io vi porto con me in tutto. Questo è Da Videomaker ad Agency, il format dove sto cercando di creare un qualcosa che non esiste e che nessun italiano mai ha fatto in Australia. Vedremo quante altre minchiate farò. Questo video l'avevo un pochettino abbozzato, è la prima volta che butto giù qualche punto. Fatemi sapere qui sotto voi che cosa ne pensate di tutto questo. Restate connessi perché presto arriveranno nuovi progetti. Io vado di là a cucinarmi in 5 minuti la cena con HelloFresh che sto crepando dalla fame. Mi raccomando, iscrivetevi perché la maggior parte di voi non è iscritta a questo canale. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!